Bentornati digifanatici sul canale di Dax. E Max, siamo pronti di nuovo per voi con un sacco di novità riguardanti 1.5, espansione che uscirà il 12 marzo, sperando che tutto vada bene. Novità succosissime, come diciamo sempre, molto dalla collina in bocca, perché andranno ad espandere molto le già tante carte di 1.0 e completeranno appunto questo primo mega blocco di 3 espansioni. Oggi nello specifico vedremo tante carte, tutte belle e alcune molto interessanti, con addirittura una nuova tipologia di abilità che andrà a stravolgere tutti gli equilibri di gioco. Finalmente nuove sinergie e finalmente nuove sinergie soprattutto con i tamer. Vedremo nello specifico a breve qualche carta proprio... E qualcosa che non avete mai sentito né visto, quindi seguiteci fino in fondo. Iniziamo subito con il rosso con un bel livello 5, la Bogaritamon, praticamente uno scioglilingua. Lo vediamo, sembra esteticamente almeno molto figo, come sempre queste creature molto mastodontiche, molto grosse. Un 8000 DP, niente da dichiarare sulle abilità o sugli effetti ereditati. Però effettivamente digevolvendolo costa soltanto 2, il che per un livello 5 non è così male. Non c'è male, Ricorda... molto ispirato un Bahamut o qualcosa di simile. Sì, è vero, un bel uccellone leggendario. Ma andiamo subito al blu, dove questo Aerovidramon cambierà le sorti di tutti i giocatori del blu, vero Max? Esatto, stiamo parlando di una carta che ci permette, grazie al momento della sua digievoluzione, di riattivare un Digimon che era sospeso. Ora, se avrete visto qualche match sul nostro canale, come sono sicuro che sarà già accaduto, e ve ne abbiamo già parlato, in un mazzo blu dove già magari utilizzate uno stronzo di Metal Garurumon che già da solo si riattiva una volta per turno, ci inserite anche questo e praticamente con un turno potete portarvi a casa la vittoria. È vero, perché unsuspendere, quindi attivare, mandate questa traduzione un po' strana in italiano, comunque attivare Digimon durante il proprio turno ci dà 2 vantaggi tendenzialmente: quello di poter riattaccare, o se magari riattiviamo un Digimon con blocker, poter andare a parare durante l'attacco avversario. Quindi un grandissimo vantaggio per il blu, che acquisisce ancora più control e finalmente utilizza un po' meglio i tamer, che fino ad adesso non è che fossero, come abbiamo detto nella guida dei colori, che vi consiglio di andare a vedere, non fossero molto incisivi nel blu. Quindi ecco, un Wendigo Evolving con un tamer in play ci stappiamo un Digimon blu. Ma non solo, perché l'Inherited Effect resta sempre su quella falsariga e dice: durante il turno, quando questo Digimon si unsuspenda durante la tua main phase, guadagna Gemming fino alla fine del turno. Quindi Gemming, un'ulteriore possibilità di andare a fare molto male in difesa, cioè quindi a difendersi da un eventuale security check ballerino, dà appunto un vantaggio sicuramente interessantissimo al blu. Ma non è finita qui, perché prima di fare la bomba, di lasciare la bombona, andiamo al verde, va? Che comunque è un po' che non vediamo. Sì. Ecco qua, il verde ci introduce ad una nuova tipologia di abilità denominata Digisorption. È già difficile da dire, non è proprio una parola facile da dire. Attivo Digisorption. Dicevamo appunto nuove possibilità, nuove sinergie. Infatti. Finalmente direi anche. Esatto. Ero un po' in dubbio su questa cosa, ma sembra che ci stiano accontentando un po' col contavoce. Esatto, sì, perché poi, se ci fai caso, è una carta che proviene da BT3, quindi dalla terza espansione, che per noi appunto è stata in parte vista in 1.0 e la andremo a completare in 1.5. Questo Digisorption -3 nello specifico lo andiamo a leggere perché appunto è una bella novità. Anzitutto abbiamo un livello 5 con 7000 DP, play cost di 7, Digivolution cost di 3. Non costa proprio poco, Non però pochissimo. la figata sta proprio nell'abilità. Infatti, when one of your Digimon digivolves into discard from your hand, you may suspend one of your Digimon to reduce the memory cost of the Digivolution by 3.
ve l'ho detta tutta in inglese perché poi, come avete notato nei nostri video, abbiamo sempre i sub-hang perché ci seguono anche da fuori dell'Italia. E ve lo ripeto in italiano almeno, anzi ve lo ripeto il Max, che così almeno interagiamo un po' di più. Anche oggi finalmente possiamo fare delle news insieme. Praticamente, quando questa carta la digevolvete dalla mano, quindi la giocate dalla mano per digevolverla, potete tappare, quindi sospendere una dei vostri altri Digimon per Abbassare diminuirne il il costo di 3. Quindi in questo caso costo 0, abbiamo un livello 5 a costo 0, basta sospendere un altro Digimon. Esatto. Niente male. Quindi il verde acquisisce una nuova abilità, il blu acquisisce un po' più di sinergia con i Tamer e il nero con questo Metal Mamemon, guardatelo che figo, sembra un Pac-Man con le braccia. Sì, Mamemon Fantastico. era molto ispirato comunque. Sì, niente male. Il costo on play di questo livello 5 è abbastanza alto, è 8. 7000 DP, quindi non eccessivamente orientato alla potenza. Digevolve a costo 3 sopra un nero, però ha ben reboot, quindi si attiva durante la unsuspend phase dell'avversario, e quando digevolve puoi riprendere un livello 7 dal trash alla mano, ma la cosa interessante è che finalmente va in combo con gli attributi, quindi Parla di virus. quindi nello specifico un livello 7 che abbia virus nell'attributo. Iniziano le prime sinergie diciamo di gregge, Sì, di perché, tipologia. diciamola tutta, le carte sono uscite e hanno buttato là un sacco di cose, un sacco di speculazioni che infatti poi si sono rivelate giuste, purtroppo sempre perché da noi è arrivato tutto un po' Tutto sì, scaglionato. esatto, un po' selettivo. Poi comunque la prima espansione di solito è quella che butta tante informazioni e poi vengono sfruttate di espansione in espansione. Quindi devo dire che effettivamente adesso possiamo andare a parlare anche di deck building con in mente gli attributi necessari. Gli attributi, dovete avere degli diventa attributi. sia più semplice diventa sia più semplice che più complicato, forse perché oltre ai colori poi ci saranno anche queste tipologie, bisognerà tenere in conto i Tamer, le digievoluzioni, tutto quanto. La profondità di gioco aumenterà molto, quindi Sì. sarà molto interessante vedere anche poi come verrà tutto questo recepito nel meta e nel competitivo. Ma passiamo al viola, che con questo Mammimon, che non è il mostro mamma ma il mostro mummia, ci mette dentro un bel 7000, sempre a livello 5, play cost di 7, digevoluzione di 3, ma l'abilità... Questo va ad implementare quello che è la linea evolutiva di Miodismon, in questo caso Malo Miodismon, che grazie a questa carta, quando essa attacca, ce lo farà recuperare dal trash, addirittura Esatto, direttamente in pagando 3. campo, solo pagando 3. Quindi se incentrate il vostro mazzo su Miodismon, insomma, questa dovete averla. Di contro dovremmo quindi cancellare questo Digimon, diciamo che è proprio una sostituzione, il che è interessante Non c'è male. perché nel momento giusto appunto possiamo andare a fare questo switch È con comunque Malo Miotismon. un Digimon abbastanza valido anche da tenere in campo così. Assolutamente, un 7000 discretissimo. Concludiamo la prima ondata di Digimon, perché poi ci saranno anche le option, con un bel giallone di livello 6 ed è Shine Greymon. Guardate che bestia! Molto figo. Sicuramente anche qui ci sono rimandi a qualche... non sappiamo in quale dei due versi, ma sicuramente in questo caso... non lo so. Non lo so effettivamente, però ci ricorda un po' nelle forme, se lo guardate soprattutto nella parte bassa, nelle gambe, un po' cos'era? Di alga o palchia. No, palchia mi sa. Esatto, uno dei leggendari della Sesta generazione, se non sbaglio. Stiamo dicendo Pokémon. boiate, però magari poi... Forse abbiamo detto delle stupidaggini, però ecco, ci ricorda molto, soprattutto se siete appassionati di Pokémon, lo noterete anche voi, o di alga o palchia, adesso mi sfugge effettivamente quale sia, però abbiamo un livello 6 che costa 12 per giocarlo, chiaramente ci sta, con 11.000 DP, quindi sempre leggermente un po' meno degli altri, il giallo resta sempre un pochino perfettamente sotto. sulla linea di un deck giallo
rompervi i coglioni, ragazzi. Perché in effetti quando lo digevolviamo, quindi a costo 4, possiamo sospendere tutti i nostri tamers gialli e per ognuno di essi andremo a dare meno 4000 DP ad un Digimon avversario. Bella roba, come dicevamo appunto nella nostra guida ai colori, il giallo lavora molto di combo e di numero, quindi più tamer abbiamo e più con questa carta soprattutto andiamo a depotenziare e gli più ne avversari. abbiamo più ci autopotenziamo, perché Infatti. poi in realtà ogni tamer ci dà a noi più Dura. 1000 DP. Esatto, più 1000 DP durante il nostro turno, quindi lavoriamo sia a favore nostro sia a sfavore dell'avversario con un solo colpo. Devo dire che è una carta decisamente interessante per un mazzo giallo o misto con il giallo. Piccola chicca che ne parlavamo prima, praticamente su un mazzo Rookie Rush, se vi prendete, non so, siete un 3000 e vi prendete un meno 4000, Ciao ciao, quando scendono il DP a 0 chiaramente la creatura viene sconfitta ed eliminata. molto bello. Mi procurerò presto quel dannatissimo starter pack giallo. Esatto, ma le novità di 1.5 non finiscono qui perché ci hanno appena spoilerato appunto da BT3 un ulteriore livello 6, quindi un ulteriore livello mega con Alternative Art. Boom! Eccolo qua, Wow. lo stile, quello di disegno che piace a me. Un Mastemon o Meistmon, non so la pronuncia precisa, chi è più ferrato di me in questo caso me lo dica. Un livello 6 che può andare a digevolvere sia in un mazzo o comunque in un Digimon viola sia in un Digimon giallo. Un altro bel mix bicolor. La cosa bomba è questa, vero Max? Sì, questa carta bicolore fantastica nel disegno e nel potere d'attacco, ma anche nell'abilità, ci permetterà di anzitutto trasciare due carte, una dalla nostra security stack e una dall'avversario, per poi, piccolo prezzo da pagare, per poi permetterci di recuperare un livello 4 o meno direttamente dalla trash zone senza pagarne il costo. Sia viola che giallo, quindi attenzione ragazzi, questo è veramente un game changing per ben due colori. Sarà interessante vedere quanto funzionerà bene in competitivo anche questo, quindi ottimo il disegno, art design veramente pazzesco, sempre con questo stile un po' fumettoso, un po' in bianco e nero, poi con questa foilatura che ricordiamo è molto cangiante a seconda della luce, ma andiamo a vedere le tante option interessanti, tra cui una nera che sicuramente il Max utilizzerà nel proprio mazzo, e iniziamo proprio da quella con Beast Cyclone. Esatto, io non ho ancora letto che cosa faccia, ma ho visto già un costo basso, quindi questo già mi piace. Allora, nella main phase, all of your Digimon with blocker or reboot gain security attack più 1. Bene, quindi praticamente andiamo a dare a tutti i nostri Digimon che abbiano blocker o reboot un security attack più 1. Che non c'è male. E non solo, tra l'altro il security effect ti fa prendere questa carta direttamente in mano. Bene, non c'è male per un costo praticamente irrisorio, perché solitamente questi 3 è buono, effettivamente, sì. Queste option di solito sono molto costose, quelle che danno appunto tante abilità, ma in questo caso è buono e tra l'altro è una carta comune, quindi sarà anche facile reperirla. Ho detto che questa interesserà al Max perché probabilmente non troppo avanti nel futuro il mazzo del Max diventerà misto tra rosso e nero, vero? colore. Abbiamo sì. già fatto qualche test, no? Svelato e vedrete presto, insomma, intanto dovete ancora scoprire come andrà a finire la prima sfida, il primo match di questo anno. E poi, insomma, e poi ne vedrete delle belle perché andremo a modificare pesantemente i nostri mazzi rosso e blu. Ma andiamo avanti appunto proprio sul blu, voglio focalizzarmi che è il mio attuale colore. Questa qui era una delle poche carte che mancava in BT1, cioè in 1.0 di BT1, ed è un costo 4, option blu, come main ability. Abbiamo fino alla fine del prossimo turno dell'avversario i suoi Digimon senza Digivolution Card non potranno attaccare, quindi se l'avversario è partito molto veloce
con carte di poco costo, quindi diciamo un Rookie Rush per esempio, oppure noi siamo stati bravi a trashare le Digivolution card dell'avversario, lo blocchiamo per un intero turno, il che va appunto ad aumentare un po' quel poco controllo che il blu aveva nel 1.0, guadagnando una carta che sicuramente è molto molto fastidiosa, soprattutto per l'avversario. Come security effect, your opponent's Digimon with no Digivolution cards can't attack for the turn. Vale per il turno in corso, quindi esatto. se la scoprite, se state per dire oddio ho perso, non ci posso credere, avete davanti 5 Digimon, questa carta vi può parare il culo per almeno un altro turno. Infatti sarà molto figo vederlo in alcune situazioni, soprattutto la security stack, perché magari l'avversario aveva l'acquolina in bocca pronto per farti 2-3 attacchi, giri questa al primo attacco e se i suoi altri Digimon sono senza Digivolution passa il turno e buonanotte. Interessante, una bella carta blu, ma per rimanere sempre in tema dei nostri mazzi, il rosso sicuramente questo ti interessa, Max, te la lascio leggere. Esatto, allora, Scrap Claw, bellissima l'illustrazione, costo 3 come sempre, che non mi dispiace. Durante la main phase uno dei tuoi Digimon guadagna piercing, a costo 3 non c'è male, soprattutto se avete una bella bestiaccia rossa in campo, esatto. Può fare molto comodo, visto soprattutto quello che succede tra di noi, perché che col succede suo nei mazzo nostri blu match. rognoso sempre che mi blocca le cose, insomma ci sta. Esatto, se tu con piercing mi ammazzi per esempio un blocker, comunque effettuerai un security check su di me, quindi devo dire che dà un grosso vantaggio in tante occasioni. Passiamo al giallo invece con questa onda santa, come la non riesco a capire bene, sembra Link che viene spappolato da un qualcosa che sta implodendo. E invece no, è una bella option di costo 6, quindi diciamo questa è finalmente la option pesante per il giallo, quella bella costosa, che triggera recovery +1 dal deck direttamente nella sua main ability, e nel security effect lo stesso attiviamo appunto questo effetto. Recovery +1 significa che prendiamo la top card del nostro deck e diventerà parte della nostra security stack, quindi ci andremo a curare a costo 6 di 1. Ma concludiamo con gli spoiler di oggi andando a vedere l'ultima option dell'unico colore che resta, cioè il verde con Cherry Blast. Cherry Blast, e lui dovrebbe essere Cherrymon, però che dico spara. la butto là, non lo so. Esatto, che spara queste belle ciliegione come attacco. E ci permette a costo 4 di sospendere tutti i Digimon dell'avversario con 6000 DP o meno. Ottimo come sempre contro un mazzo che ha tante creaturine di livello Ottima basso. difesa a costo 4. Peraltro è molto interessante, soprattutto per quello che mi riguarda, ho visto la combinazione di colore rosso-verde. Non sembrerebbe, perché magari siamo stati abituati a vederli come colori contrastanti, tra soprattutto loro, in Magic per esempio, o uno su tutti anche su Pokémon. Ma ho visto già delle possibilità molto interessanti, perché appunto quello che manca al mazzo rosso solitamente è la difesa. Dipende, cioè non sto parlando solo di blocker, intendo proprio la possibilità di rimandare ancora di qualche turno, no, la fine della partita. è vero. Mettendo questo tipo di carte e altre che poi vedremo insieme magari in una prova di costruzione di mazzo, il verde ci può dare una mano. È vero, e poi ne scoprirete di più nella seconda parte della guida ai colori che arriverà presto, probabilmente i primi di febbraio, così andremo a vedere altri 3 colori. Ve lo spoilerò: il verde, il nero e il viola, quindi andiamo a approfondire anche tutte quelle meccaniche che non abbiamo visto finora. Gli spoiler per oggi concludono qua, magari non vi intasiamo, ci sarebbero tante altre cose interessanti sia di 1.5 sia di BT5, l'espansione che arriverà in Giappone adesso, che sta veramente lanciando delle bombe atomiche. Tanto ma sotto stiamo scorrendo carte dal costo proibitivo. Esatto, ci sono veramente delle carte molto massicce in BT5 che andranno probabilmente a variare ulteriormente il meta, come è giusto che sia, però ne parleremo più avanti, perché tanto abbiamo ancora veramente tonnellate di cose da farvi vedere e da approfondire poi
in speciali. Fateci sapere cosa ne pensate, come sempre. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel pollicione, campanella attivata, mi raccomando, perché settimanalmente usciranno le news e chissà quante altre cose. Voglia. E ragazzi, come sempre, impallati nel DigiWorld. ciao!